Io mi chiamo Beatrice, vengo da Caragnani, sono biologa, da qualche anno mi occupo di politica, sono vice sindaco qui in Caragnani e da qualche mese sono diventata mamma di Greta e non c'è stata cosa più bella. Da minori ho sempre desiderato diventare mamma, tant'è vero che come cugini io chiamo sempre a mamma e figlio, chi saprà dire in italiano, e ci divertiamo con poco, non come le storie da ba. In casa è sempre stata radicata e mi hanno sempre trasmesso l'idea di genitorialità, ma vi posso dire pure che ho avuto e che ho dei casi di parenti a me a bedostrinti che non hanno figli. E per me è una cosa di tutto normale, perché purtroppo la società in anni ha sempre, soprattutto in passato, ha sempre un po' denigrato che noi stessi. La verità invece è che per me non è assolutamente così, perché una persona al di fuori dell'aspetto biologico, quindi di poter avere o non avere figli, lo può fare tranquillamente pure per scelta e tutte le scelte comunque devono essere rispettati. E questa è stata una dei valori che mi hanno trasmesso comunque in casa, quindi per me è una cosa normalissima. Io mi sono sempre spostata per lavoro e per studio, prima per lavoro, fuori dalla Sardegna, in continenti e pure all'estero. Mi sono sempre occupata di ricerca e da poi le radici erano talmente tanto forti che sono tornata qui in Caragnani, le nostre zone dicono in Caragnani Beddu. Sono tornata e mi sono prima stabilizzata con il lavoro, oltre a essere biologa io mi occupo pure di insegnare e poi ho posto famiglia. La maternità è una cosa che mi ha dato che forse già io, perché ha sempre fatto parte di me, io sono una persona un po' empatica, forse la maternità mi l'ha accentuata ancora di più, questa empatia, ma non solo, ha rafforzato lo senso di responsabilità, lo senso di voler fare sempre di più e sempre bene per l'altro, per lo prossimo. E comunque so di valori che non solo pongo in atto di mo in casa, come marito, come figliola, con mamma, con babbo, come fratello, e insomma un po' con tutti, ma so dei valori che comunque si ripercuotono pure il mio lavoro, con gli stessi e con le persone che incontro comunque la meta da politica. Come biologa e dimo come politica, ma come persona di me, posso dire che l'ho fatto che siano comunque nascendi sempre di manco stedi è una situazione un po' difficile perché da un punto di vista sociale, è una cosa grave. Sono convinta e da una parte sono pure contenta perché allo manco più o meno chi ci siamo portati davanti, la politica ha bisogno di essere sempre più inclusiva, soprattutto per le femmine. Perché è inutile pretendere, passatemi il termine, di fare figli, di creare una famiglia, di fare sempre più figli, se tu poi comunque non vi sono i sussidi a dare tu.
Perché comunque una giovane si pone pure il problema, cioè mi devo realizzare, ho studiato, mi devo realizzare, mi aiuta a gattare un lavoro sicuro, perché se non ho comunque la mia indipendenza, cioè come faccio, non posso andare a pensare di creare comunque una famiglia e pensare comunque di andare a sostenere tutti i canti di spese, perché comunque sono spese importanti. E quindi una si fa due domande e si anda, alla fine la società la porta comunque a una scelta, no? Si due appunto sceglierà di diventare mamma o sceglierà comunque di lavorare. E questo per me non esiste. Perché io ne so un esempio, una femmina può tranquillamente essere mamma come allo stesso tempo può tranquillamente lavorare. E questo ve lo dico con la tranquillità più totale che ci sia, perché comunque la so vivendi in la pandemia. Una cosa che sicuramente in anni però è cambiata e sicuramente aiuta le femmine in questo senso è pure la figura dell'uomo moderno. Perché è lui che da mio marito non è che io in casa faccio tutto quanto da sola. Sia dalla cura della stella sia dalla cura della casa e quindi la divisione dei compiti è una cosa essenziale, soprattutto nel 2025, perché senza questo sicuramente cioè, anziché andare davanti ci filmiamo e anzi andiamo a ritroso e non concludiamo nulla. Sicuramente il fatto di essere mamma ti cambia un po' la vita, così dici. In realtà hai di manco tempo, però il tempo che hai riesci comunque a gestirlo, ti hai un attimo da organizzare. Secondo me una femmina che vuole diventare mamma non sa di punire il problema se io divento mamma non posso lavorare perché è vero pure che la società ti pone un po' calistrinti, cioè se tu ti dedichi di troppo alla famiglia e quindi trascuri il lavoro, vuol dire che stai perdendo di te stessa e quindi non dedichi di tempo a te stessa. Se tu invece ti dedichi al lavoro, vuol dire che non dedichi di tempo alla famiglia. È un po' come un cane che anda a musicarsi la coda. E invece no, una femmina deve essere libera di poter essere se stessa, cioè di poter scegliere di fare entrambe le cose, oppure o uno o l'altro, deve essere comunque libera di decidere. Una parola in gadureso, vacantia, è un termine che non ho mai utilizzato. Io forse io ho sempre parlato gadureso in casa, però certi termini magari un poco più, passetemi il termine, antichi, non li conosco. E ho sempre utilizzato ho sempre inteso che sta femmina non ha stedi, non può avere stedi, indipendentemente magari da anni per scontato che non pensai magari allo fatto che una femmina non volia avere stedi, ma tuttora certi persone la pensano, ma da anni per scontato che non può avere stedi. Per me per me è una cosa normale, cioè lo fatto da o non è stedi è una scelta, deve essere comunque una scelta ed io ho gli esempi pure in casa, quindi sono cresciuta tranquillamente, cioè ho vissuto tranquillamente entrambe le esperienze. Da quando sono diventata mamma sicuramente l'impegno in politica è cambiato rispetto a prima, cambiato in termini di tempo. La politica comunque, in politica come in qualsiasi altro lavoro ti impegna, no? Quindi ti domanda tempo, ti domanda costanza e soprattutto
la serietà, le cose che fai. E questi forse sono i tre valori che sono sempre stati radicati, cioè lo faccio di impegnarmi in ogni cosa che ho sempre fatto, dallo studio allo lavoro, è sempre una cosa che mi ha accompagnato, quindi sì, è cambiato rispetto a 3 anni fa, a quando ho cominciato, 4 anni fa quasi, a quando ho cominciato, però sicuramente non è cambiato più di tanto perché comunque grazie all'aiuto della mia famiglia riesco a gestire tranquillamente tutti quanti le cose. La cosa che mi preme, insomma, cioè dà comunque l'esempio a chi si femmini, a chi si stedi, a chi si mammi, di, di essere comunque determinati e li scelti, della ida in questo che comunque chi vuoi va. E perché no, comunque può essere pure un esempio per Greta, per quando sarà manna, perché era di, cioè, cavolo, e hai una mamma, hai avuto una mamma che ha fatto 350.000 cose, però non mi ha mollato nulla, perché comunque molla non deve.